Buonasera a tutti e ben ritrovati a GED, puntata numero 161. E ci ritroviamo dopo qualche settimana dall'ultimo incontro. La pausa invernale si è protratta più del previsto. Introduco subito il nostro direttore. Buonasera Roberto. Ciao Samuele, buonasera a tutti. Ecco, e come inizio 2025, come prima puntata d'esordio di questo nuovo anno, abbiamo deciso di mettere sotto torchio non qualche nostro caro e sempre disponibilissimo amico analista, ma abbiamo deciso di mettere sotto torchio appunto con un'intervista dedicata alle aspettative e agli scenari per questo 2025, un'intervista dedicata direttamente al nostro caro direttore Roberto. Dimmi. Sì, no, ti volevo dire, oggi abbiamo voluto fare un qualcosa anche tramite intervista, quindi un po' più leggero, anche forse meno preciso che nelle altre volte, dove quando intervenivo solo io citavamo dati su dati e analisi abbastanza puntuale. Vogliamo fare un dialogo introduttivo, anche perché poi sul 2025 ci torneremo sempre con i nostri amici analisti nel corso della stagione. Parliamo proprio di stagione meteorologica, quindi nel corso di questo inverno, primissima primavera, perché appunto l'argomento 2025 è talmente grande che non basterebbe una puntata di 3 ore per evidenziare tutti i problemi che ci saranno in questo anno. E siamo appena alla settimana 5 2025. Esatto. Quindi... Allora Roberto, io inizierei dal titolo, nel senso 2025, benvenuti nella terza guerra mondiale. Credo che la domanda sia retorica, probabilmente forse siamo anche in ritardo per chiedercelo, e quindi dai, iniziamo dal titolo e voglio sapere la tua opinione proprio sulla questione. Ma allora, l'unica cosa che mi sono preparato oggi è vedere quello che dicevamo anche anni fa da questo punto di vista. Anche perché già nel 2020, proprio qui su GED, poi anche nella parte, prima avevamo su Facebook, nella parte scritta, eccetera, dicevamo che praticamente l'esplodere del Covid, ma soprattutto dell'atmosfera che aveva un po' aperto il Covid, ci ne sarebbe stato anche uno scatenamento e un riaffioramento di forze violente che prima erano abbastanza sopite, perché sarebbe aumentata l'insicurezza delle varie popolazioni, sarebbe aumentata l'insicurezza economica e poi comunque aumentata la paura. La paura appunto provoca anche disastri e provoca violenze e guerre. Purtroppo, tra l'altro, siamo stati facili profeti, non tanto per il Covid in particolare, che tutto sommato è stata un'epidemia, anche se si guardano le epidemie vere del passato, abbastanza sovrastimata, ma proprio per la paura e per il modo con cui si è affrontato, specialmente nei paesi del primo e del secondo mondo, questa epidemia, questa malattia, neanche fosse stata la peste del 1348. Dopo abbiamo anche parlato all'inizio del gennaio 2021 su certe cose. Vediamo appunto una vignetta che avevo messo su Facebook nel 2000, proprio al 1° gennaio del 2022, proprio per dire quanto quell'anno sarebbe stato probabilmente problematico e foriero di eventi negativi. E vediamo quello che scrivevo per gioco proprio in Facebook, proprio in quella in quelli accidenti, non c'è
purtroppo non è venuto fuori il testo. Comunque avevo fatto una specie di indagine numerologica sul fatto appunto del 222 del 2022 e quanto riaffiorasse il numero 6. Era per gioco ovviamente, però se ne vediamo l'inizio della prima guerra mondiale, quando la Russia era entrata nella prima guerra mondiale, l'inizio della seconda guerra mondiale, l'inizio della guerra in Corea, dell'Afghanistan e così via, dell'invasione di Praga della Russia nel 1968, eccetera, eccetera, affioravano sempre due numeri, il 2 e il 6, facendo la somma ovviamente delle date. Poi appunto, tra l'altro nel febbraio del 2022, quindi poco più di un mese dopo, guarda caso il 22 febbraio, perché i russi sono entrati nel Donbass già occupato ufficialmente proprio il 22 febbraio del 22, quindi 2 volte 6, è incominciata la guerra in Ucraina, per non dire. Tra l'altro, parlavamo il 18 aprile del 2021 con Stefano Visentini, il presidente appunto degli spedizionieri in Trieste, su un particolare accaparramento di materiali. Vi faccio vedere quella puntata di Jed, appunto del 18 aprile. Vediamo se riesco a farvi condividerla, almeno quella parte di cui ne parliamo. Eccolo, andiamo. Crimea, dubito quello, ma l'Iran o il Medio Oriente. Quindi sì, è il fatto appunto delle scorte di legno e di materie prime di solito si ha, non sempre per una fortuna, o se c'è una speculazione, o se siamo all'inizio di una ripresa, ma la ripresa è ancora al di là da venire, come magari specificherai meglio, oppure se c'è il pericolo comunque di un conflitto. Purtroppo i segnali sono questi, cioè, io giustamente non penso insomma, che ci sia l'interesse da parte di nessuno, in nessuna parte del globo, ad avviare una guerra globale, appunto, no? Però crisi locali già ce ne abbiamo, già ci sono, e proprio nei giorni in cui avevamo il blocco del canale di Suez è uscita sul Times una notizia che riguardava il coinvolgimento del Mossad israeliano in tutta una serie di sabotaggi ad attacchi. Ecco, per dire che già appunto nel 2021 se ne parlava di venti di guerra, di preparativi di una guerra. Proprio in quel periodo avevamo intitolato una trasmissione Venti di una guerra. Quindi, per rassicurarvi, ci sarà nel 2025 la terza guerra mondiale. Posso dire al 100% che non ci sarà all'inizio della terza guerra mondiale, perché la terza guerra mondiale è già, ce l'abbiamo già. Forse appunto noi non ne siamo, speriamo, non solo per il momento in guerreggiata, ma in realtà la terza guerra mondiale, come diceva anche il Papa, a pezzi, ma questi pezzi si stanno riunendo sempre di più. C'è la guerra ibrida, vediamo appunto quello che sta succedendo sulle vie di comunicazione, sui cavi, sugli gasdotti, sulle pipeline in generale. C'è già, e c'è anche una guerra commerciale, una guerra informatica, una guerra, come abbiamo anche parlato in un'altra trasmissione di NGED, una guerra di manipolazione sui nostri cervelli, dove il campo di battaglia sono i nostri cervelli. Quindi la terza guerra mondiale c'è già. Semplicemente noi europei, occidentali perlomeno, non siamo ancora coinvolti con
i nostri soldati. Coinvolti non siamo per modo di dire, perché in realtà nel Mar Rosso stiamo sparacchiando missili per contrastare i droni e i missili degli Houthi. Quando mai appunto una nave italiana era stata prima bersagliata da missili o da droni o cose di questo genere? L'unico intervento che noi abbiamo fatto è stato quando una motovedetta italiana della classe De Cristofaro negli anni 70 era stata mitragliata da un caccia libico e con uno dei suoi 2 cannoni aveva risposto. Poi, se non erro, durante un'operazione in Libano per far starne buoni dei miliziani, non mi ricordo di che fazione, una fregata italiana ha sparato un paio di colpi da 127 mm, tutto lì. Ma non è che appunto abbiamo sparato altri colpi di cannone per tutta il secondo dopoguerra, fino appunto alla risposta militare che stiamo dando agli Houthi, dove abbiamo appunto sparato cannonate, ma sparato anche missili. Roberto, ti interrompo un secondo, hai parlato giustamente di guerra commerciale. Però, chiaramente ora come ora, al giorno d'oggi, parliamo di guerra mondiale, fortunatamente non come intendendo il concetto di guerra delle prime 2 guerre mondiali, nel senso, come giustamente hai sottolineato. Ti interrompo un attimo, per noi italiani, per noi europei in generale, certo. Ma per molta parte del mondo in realtà è una guerra stile seconda guerra mondiale. Vediamo quello che sta succedendo in Ucraina, Russia, e quello che sta succedendo a Gaza, per non dire in Congo, il movimento M23 e così via. Sì, cioè, volevo arrivare proprio lì, nel senso che effettivamente la guerra che si sta combattendo ormai ufficialmente, se vogliamo dare una data di inizio dell'invasione russa, ma voglio dire, i problemi sono ben anteriori, è una guerra su più livelli, su più domini, e giustamente tu accennavi a una guerra commerciale. È proprio una domanda che mi ero posto di farti questa sera. In queste settimane che non ci siamo visti c'è stata l'elezione a presidente degli Stati Uniti di Trump, non sta smentendo le previsioni, e quindi le sue buttate sono all'ordine del giorno. Per il momento sembrano sia quasi congelate, insomma, i decreti, le decisioni sui dazi, quindi nei confronti perlomeno di Messico e Canada, ma per quanto riguarda il fronte cinese sembra ormai un muro contro muro, no? E quindi ti chiedo, ammesso non concesso che sia mai stata scatenata una guerra intesa nel senso classico, proprio militare, per motivazioni non commerciali oppure non direttamente commerciali, equivale a una sorta di dichiarazione di guerra questa sorta di dazi che porta probabilmente a una politica isolazionista di tipo ottocentesco? Ma vediamo quello che accadrà anche con i dazi. Non è che sia molto favorevole ovviamente a una personalità come Trump, però forse meno peggio di quello che ne potrebbe sembrare per certi versi, almeno. Tutto sommato usa le politiche che stanno usando i russi, ma in maniera forse molto più, come dire, business oriented, chiamiamolo così, anche perché negli affari si può dire che Trump è una persona abilissima, non è per niente, e dov'è? Cioè una escalation for the escalation. Cioè lui tenta comunque di ritornare indietro a una globalizzazione spinta che effettivamente ha fatto male, ha impoverito le classi medie di tutto l'Occidente, forse più in Europa che negli Stati Uniti, perché comunque negli Stati Uniti almeno delle contromisure sono state prese, qui meno, per riuscire appunto, diciamo, a bilanciare questo. Però giustamente tu dici, può reggere una guerra commerciale se andiamo oltre certi obiettivi?
Non lo so, non credo, anche perché certe dazi, eccetera, di tipo protettivo effettivamente ci hanno salvato in passato. Ricordiamoci quando c'è stata l'invasione delle auto giapponesi nei primissimi anni 80, se non ci fossero stati i dazi, probabilmente l'industria automobilistica americana ed europea sarebbe stata completamente fagocitata dai giapponesi. Fortunatamente, appunto, in quegli anni di dazi abbiamo dato la possibilità all'industria automobilistica occidentale, europea ed americana di prendere le contromisure e in qualche maniera di bilanciare il sovrappotere tecnologico ed economico dei giapponesi. Ricordiamo che la Toyota ha inventato un metodo totalmente nuovo di produzione, si chiama Six Sigma, in maniera da appunto, come dire, rendere le macchine sempre più perfette e con sempre meno difetti. C'è anche un episodio, un'azienda americana aveva chiesto appunto a un'azienda giapponese quella volta 1 milione di pezzi di non mi ricordo cosa, con l'1%, lo 0,5% di pezzi difettosi. L'azienda giapponese rispose: sì, l'abbiamo fatto, siamo stati incuriositi di questa vostra insolita richiesta, ma abbiamo creato 1 milione di pezzi con il 0,5% di pezzi difettosi come voi avete richiesto. Per dire in questo momento con la Cina più o meno siamo allo stesso livello. Se non introduciamo dazi, e la Cina lo sa, l'industria automobilistica europea, ma anche quella americana, sarà completamente fagocitata dai cinesi, grazie anche comunque alle nostre politiche taffaziane proprio e ideologicamente eccessive per quanto riguarda ovviamente la pollution e la CO2, cioè un'elettrificazione forzata, senza guardare comunque altri tipi di possibilità di automazione e auto green. Roberto, quindi, sì. Perdonami, sorrido perché politica taffaziana rende perfettamente l'idea. No, volevo solo darti un dato che ho letto pochi istanti prima di questa diretta. La SVIMEZ, che è l'Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno, ha elaborato una piccola proiezione per quanto riguarda l'Italia. In caso di dazi imposti dagli Stati Uniti, le proiezioni danno una perdita del PIL tra lo 0,9 e l'1% e una possibile perdita di posti di lavoro tra i 25.000, 30 e i 50.000, e con un calo addirittura quasi di 2 punti percentuali, vicino al 10% per quanto riguarda il settore agroalimentare. A livello italiano, come potremmo reagire? Nel senso, ha senso ancora al giorno d'oggi pensare come nazione Italia, o ha senso reagire a livello europeo comune, insomma, fare fronte comune con un'azione adeguata, una controrisposta adeguata? Dipende quello che ne vuole effettivamente fare Trump. Io non credo che sarà così estremista come sembra voler apparire. Probabilmente si arriverà ad un accordo, cioè una guerra ovviamente guerreggiata tra gli Stati Uniti ed Europa è impensabile. Penso che se Trump volesse farla gli farebbero immediatamente l'impeachment, appunto il resto dell'establishment si opporrebbe a questo. Però dipende cosa si intende per una guerra commerciale, perché anche gli Stati Uniti avrebbero molto da perdere, perché la manifattura americana non è più la manifattura di una volta.
ci sono problemi di maestranze, ci sono problemi di capacità produttiva, cioè gli stessi ha una classe media impoverita, ma soprattutto ha perso la classe media lavoratrice per andare più nel terziario. Quando la Fincantieri aveva preso i cantieri navali militari, Martin Marinette, si è messa le mani nei capelli per appunto la bassa qualità della manovalanza dei nanotecnici e come erano ridotti anche gli stabilimenti e i cantieri. Ha dovuto portare maestranze, ingegneri, eccetera, dall'Italia. Teniamo presente, per quanto riguarda i dazi, prendiamo la Cina. È vero che gli Stati Uniti hanno, soprattutto verso la Cina, un deficit import-export notevole, vado a memoria, ma sono oltre i 400 o 600 miliardi di dollari di deficit tra import-export, e l'Europa ne ha meno della metà. Ma non dimentichiamo che la maggior parte della soia che i cinesi consumano è americana. Sono i maggiori esportatori di soia verso la Cina, gli americani. Quindi la politica dei dazi potrebbe essere estremamente dannosa anche per gli Stati Uniti. E quello che dobbiamo fare anche noi europei sono dei dazi, come dire, protezionistici nel senso proprio di permettere di non danneggiare la nostra manifattura, ma non dimentichiamo che noi viviamo grazie alla manifattura ad alto valore aggiunto. Non ci possiamo più permettere una manifattura a basso valore aggiunto, cioè noi dobbiamo produrre alta e altissima tecnologia dove possiamo mettere prezzi molto più alti e dove la manodopera comunque ha degli effetti sul prezzo finale, sul costo finale molto meno elevati, cioè dobbiamo fare aerei, dobbiamo fare automobili di alta gamma, dobbiamo fare frigoriferi ipertecnologici, cioè il frigorifero da 300 euro, lasciamolo alla Cina, le chincaglierie cinesi, lasciamole alla Cina e così via. Ci deve essere comunque una ripartizione di questo tipo. Il pericolo della Cina, sia per noi che per gli Stati Uniti, non è questo, è quello che dobbiamo prendere tempo sull'alta e sull'altissima tecnologia. Cioè, come fai a competere con i cinesi quando Stellantis, per appunto l'innovazione tecnologica, per gli investimenti, ha speso solamente il 3,8% del fatturato, quando altre industrie ad altissima tecnologia, ma cinesi compresi, spendono il 20% del fatturato, anche più. Questo è il nostro problema. Tornando poi alle guerre commerciali, invece, teniamo presente che le guerre commerciali fatte proprio per guerra commerciale, quindi per danneggiare l'avversario, spesso si sono trasformate effettivamente in guerre, perché se tu strozzi un avversario, da questo punto di vista, una delle sue poche risposte può essere la risposta violenta. Noi ce l'abbiamo, un esempio che è paradigmatico, cioè l'attacco del Giappone a Pearl Harbor. Non dimentichiamo appunto che Roosevelt e gli Stati Uniti avevano sanzionato il Giappone per via, magari anche giustamente, di quello che stava accadendo nella Cina, nella conquista della Manciuria appunto e della Cina, e avevano fatto praticamente una specie di blocco navale per quanto riguarda il petrolio e la gomma, che quella volta era strategica, e l'importazione dal sud-est asiatico di materie prime di questo tipo. Quindi
anche per quello il Giappone militarista aveva tentato il tutto per tutto verso gli Stati Uniti. Potrebbe succedere qualcosa del genere? Sì, potrebbe. Per fortuna la Russia non ha le capacità militari anche per affrontare tutta una NATO, ma la Cina ovviamente sì. Ecco, Roberto, prima di passare magari, visto che hai collegato all'argomento dei dazi della Russia, prima di passare magari al fronte ucraino, una provocazione. Prima hai detto che probabilmente se la decisione di Trump fosse di attaccare militarmente l'Europa, forse scatterebbe, speriamo, una procedura di impeachment. E non credo che siamo molto distanti da questa possibilità, ovviamente è una provocazione, e mi riferisco all'affaire Groenlandia. La domanda che volevo porti era, prima di passare oltre, la Groenlandia dal punto di vista statunitense ha un valore solo per quanto riguarda le materie prime o c'è qualcosa che va oltre all'aspetto puramente economico-commerciale? No, c'è qualcosa che va oltre l'aspetto economico e commerciale ed è anche strategico. Non tutti sanno che già nel 1946 ci furono degli approcci da parte del presidente Truman, quindi democratico, per un acquisto della Groenlandia verso la Danimarca. C'è stata questa richiesta e la Danimarca anche quella volta rifiutò. Poi ovviamente non se ne fece nulla e le trattative quella volta furono anche abbastanza riservate, ovviamente. Poi sì, certo, la Groenlandia è ricca di materie prime, di petrolio, è ricca di litio, di terre rare e così via. Ma attenzione che a parte il litio, perché l'85% della produzione di litio è appannaggio della Cina, e il litio, come sappiamo, è fondamentale anche per l'elettrico e non solo, le batterie vanno a litio, ma anche le batterie dei sommergibili nucleari, per dire, vanno nel litio. Non dimentichiamo che però negli Stati Uniti, nel sud-ovest degli Stati Uniti, è stato trovato uno dei forse il più grosso giacimento di litio a livello mondiale, quindi non è che gli Stati Uniti siano strozzati dal fatto che mancano di materie prime. Gli idrocarburi, gli Stati Uniti hanno l'indipendenza sugli idrocarburi, anzi li stanno esportando in questo momento. Le terre rare effettivamente non è che siano tanto rare, il problema è dove poterle estrarre in maniera profittevole, e soprattutto le terre rare sono molto inquinanti, alla faccia che l'elettrico è una tecnologia green, perché si calcola che per estrarre una tonnellata di terre rare bisogna smantellare 2000 tonnellate di terreno e poi oltretutto trattare con acidi questo terreno e altre sostanze in maniera da isolare le varie terre rare. No, ci sono altre due grossi problemi con la Groenlandia, o due grosse opportunità, dipende da che punto di vista si vuole vedere. Una è il fatto dello scioglimento dell'Artico. Le vie marittime dell'Artico via via tra 30 e 40 anni l'Artico, a parte nei mesi più prettamente invernali, quindi gennaio, febbraio, forse fine di dicembre, sarà sempre libero, quindi lì ci sarà comunque un passaggio commerciale fondamentale anche per la Cina, che non a caso sta costruendo rompighiaccio, per dire. E quindi è fondamentale controllare quella zona. Appunto la Groenlandia poi si affaccia all'Artico, ma non è solo questo.
attenzione, durante la guerra fredda la Groenlandia assieme all'Islanda era fondamentale. Perché? E noi ormai siamo in una guerra che non è più fredda, è tiepida, appunto la terza guerra mondiale del 2025. Perché i sommergibili, peccato che non ho preparato una cartina da questo punto di vista qua, che sarebbe così molto più intuitivo e capirlo. C'è un gap, c'è una strettoia tra la Groenlandia, l'Islanda e la Scozia, dove il mare è largo a quel punto circa poco meno di 1000 chilometri, dove ci sono basi navali in Groenlandia, in Islanda e in Scozia. Durante la guerra fredda questo tratto di mare era controllato dalla flotta inglese, che quella volta era una flotta inglese potente, forse era la seconda flotta al mondo dopo quella degli Stati Uniti, nel pari di quella russa, forse un po' meno, dai, di quella russa, diciamo per via poi soprattutto dei sottomarini nucleari, quella di superficie era maggiore. E il compito era proprio di controllare l'entrata dei sottomarini nucleari russi verso tutto il resto dell'Atlantico e del globo, perché quella strettoia era facilmente monitorabile. Se i sottomarini russi passavano quella strettoia, dopo chi li beccava più in mezzo all'Atlantico? Sarebbero potuti arrivare fino al Pacifico o all'Oceano Indiano dall'altra parte, senza appunto passare poi incominciare a invece andare giù da Vladivostok. Quindi era fondamentale quel gap di monitoraggio, cioè monitorare quel gap, cioè quella nella strettoia. Infatti c'erano sottomarini nucleari inglesi, americani, c'erano le boe sonore che monitoravano i fondali per capire quando un sottomarino russo ne passava, altrimenti se non lo beccavano si potevano trovare un sottomarino balistico russo davanti, per dire, alle coste della Florida, per non dire dell'Alabama o così via. Adesso la flotta inglese è quello che è, tutto sommato noi come flotta siamo molto vicini numericamente alla flotta inglese. In più i groenlandesi nicchiano e protestano per eventuali ampliamenti della base americana che c'è già di Thule, che proprio per questo deve essere ampliata. Questo che sta facendo Trump, l'ho fatto un po' lunga per spiegarvi bene il meccanismo, vuole in pratica scalare per poi deescalare, cioè ottenere sia comunque lo sfruttamento dei materiali, delle materie prime della Groenlandia, ma soprattutto poter ampliare la base di Thule per controllare il passaggio dei sottomarini russi. Con questo, ovviamente, trattando, lui dice: ok, Cina, rinuncio, fate quello che non volete, ma fatemi ampliare quella base che in questo momento i groenlandesi non vogliono fare. Perfetto, grazie della risposta, molto esaustiva. Ecco, se per te va bene, io a questo punto passerei, visto che abbiamo accennato alla Russia sul fronte russo, nel senso, se ci sono aggiornamenti in questo inizio di 2025, se la situazione è stabile e statica come alla fine del 2024, e cosa prevedi, se hai uno scenario dell'influenza che può avere nelle eventuali trattative, speriamo, di pace, appunto proprio il neoeletto Trump, insomma. Ma l'idea che mi sono fatto in termini molto semplicistici è che Trump appunto vuole, anche in maniera egoica, per dimostrare che mantiene le promesse elettorali, arrivare il prima possibile a una pace, non dico a qualunque costo, ma
quasi in Ucraina, anche a costo, ma questo lo sapevamo già perché ora era praticamente impossibile che l'Ucraina recuperi soprattutto ovviamente la Crimea, ma anche la parte del Donbass che è già stato occupato. Il massimo che può sperare è di riconquistare la zona tramite trattative eccetera di Zaporizhzhia e così via, anche perché lì non ci rinuncerà facilmente a quella zona, perché Zaporizhzhia è il centro, praticamente è il cuore dell'Ucraina moderna, dell'N600. Lì c'era appunto gli atmani e cosacchi, i cosacchi appunto dell'ovest, dello Dnieper, che fondarono proprio l'Ucraina moderna, che poi furono assimilati da Caterina la Grande. Quindi è come se noi dovessimo rinunciare al Piemonte piuttosto che alla Toscana, piuttosto difficile da questo punto di vista, anche perché lì più ci andiamo verso ovest, più non solo i russofoni, perché non confondiamo russofono con russofilo. Ci sono i russofoni russofili, cioè quelli che parlano russo e tengono per i russi, ma la maggior parte dei russofoni non sono russofoni, ma sono ucraini. Ma vabbè, lasciamo perdere queste complicazioni. Il punto è che sono due nazioni ormai con l'acqua alla gola. E Trump incomincia a rendersene conto. Però diciamo che Putin ha ancora un anno più o meno, un po' meno di autonomia. Lui non ha la minima intenzione di finire la guerra adesso. Vuole prendersi più territorio possibile, perché sa che dalla fine del 2025, primavera del 2026, le sue risorse militari finiranno. Stanno già finendo adesso. E le perdite di carri armati russi si fanno sempre più basse. Più basse perché? Perché stanno vincendo, sono in forza preponderante? O perché si riservano carri armati per ulteriori offensive? Ma se si riservano carri armati perché? Perché non ne hanno a sufficienza o proprio perché incominciano a non avere più carri armati? Non dimentichiamo appunto che stanno perdendo circa, prima era addirittura 1.500-1.700, adesso intorno agli 800.000 carri armati all'anno. I carri armati che fanno, che sono 1.200-1.500, in realtà non sono nuovi, sono per la maggior parte, per l'80% vengono fuori dai depositi dell'ex Unione Sovietica, enormi, avevano circa 18.000 carri armati ancora. All'epoca dell'Unione Sovietica, tra l'altro, l'Unione Sovietica più i paesi del patto di Varsavia arrivavano a 80.000 carri armati contro i 16-20.000 della NATO. Ma questi stanno finendo. Siamo già oltre la metà dei depositi svuotati, ma l'indice di svuotamento è sempre più esponenzialmente positivo. Perché? Perché se prima tu incominci a prendere i carri più vecchi e più scassati, ma se prima riuscivi a rimettere in sesto un carro alla volta, poi riuscivi a rimettere in sesto, dovevi usare 2 carri per rimettere in sesto uno, perché appunto prendevi pezzi di ricambio che ti servivano per un carro da altri 2 carri, perché erano ancora più scassati. Adesso uno ogni 3, uno ogni 4, quindi calcolato che comunque, prima era calcolato perché ne perdevano di più che già nell'autunno di quest'anno finivano, adesso nella primavera. Ma vediamo un'altra cosa, che la percentuale di attacchi che è stata mostruosa, soprattutto da fine anno fino a dicembre, si sta riducendo.
eravamo a 170, adesso non ricordo bene le cifre di attacchi al giorno, adesso siamo ridotti, tra virgolette, perché sono sempre tantissimi, a 80-90. Vediamo che addirittura, e non è propaganda, stanno buttando nel calderone gente ancora ferita che non si è rimessa, perché effettivamente stanno incominciando anche a loro a avere problemi, visto la gran massa di carne umana che hanno sprecato, e stanno incominciando ad avere anche loro problemi di mobilitazione, anche perché se vanno avanti così saranno costretti a fare la mobilitazione generale. Uno degli indici è che c'è praticamente un premio di arruolamento, e ogni mese aumenta dell'equivalente di $1.000, cioè andiamo da 22.000, 23.000, 24.000, 25.000, $26.000, non in rubli, che appunto hanno un'inflazione molto elevata, molto più del 9-10% di quello che ufficialmente viene detto, probabilmente quasi il doppio, ma in dollari. Questo significa che c'è sempre più difficoltà di arruolamento. Tra l'altro c'è un carnaio, anche perché queste truppe vengono veramente mandate allo sbaraglio. Ci sono le ultime immagini che lasciano sconcertati, perché praticamente vanno all'assalto con pick-up commerciali bianche, come fossero i talebani in Afghanistan o l'ISIS in Iraq, ovviamente con risultati disastrosi. Stanno morendo veramente o rimanendo ferite centinaia di migliaia di russi, e i russi hanno una sopportazione infinita, ma vedersi mandare allo sbaraglio solo perché tra l'altro anche si ne dice non vogliono avere poi i problemi, notizia da controllare, ma è comunque verosimile, di una massa di invalidi che poi sono caricati ovviamente sui conti statali, è perlomeno indicativo. D'altra parte però siamo con due pugili suonati, anche l'Ucraina ha dei problemi enormi di personale, spesso sono costretti ad avere una difesa di 7-1, cioè 7 russi contro un ucraino. Quanto potranno reggere così? Non per niente gli americani dicono che dovrebbero incominciare ad arruolare, a coscrivere anche in diciottenni. Adesso appunto i coscritti vanno dai 25 anni in su, probabilmente si arriverà a una via di mezzo, anche perché così tutta una generazione verrebbe meno, anche perché è proprio tra i 21 e 25 anni che poi si fanno figli, eccetera, eccetera. Mancherà poi, ci sarà un calo demografico russo, ucraino, ma lo sarà anche in Russia piuttosto notevole, come è successo nei paesi europei subito dopo la prima guerra mondiale. Del resto però gli ucraini, grazie alla loro inventiva, sono riusciti a pareggiare. È una guerra di artiglieria, è una guerra di logoramento questa. Sono riusciti a pareggiare il fuoco di una batteria. Non grazie ai cannoni, i russi ne hanno molto di più, ma grazie alla precisione dei cannoni occidentali, che sono molto più precisi e sono a più lunga gittata dei russi, ma soprattutto dei droni. C'è stata un'intervista 2 giorni fa del responsabile appunto dei droni ucraini, dove dice, almeno lui afferma, che ormai l'Ucraina riesce a fare 500 droni pesanti al mese, cos'è che i russi nemmeno si sognano. Questa è la situazione, siamo a livello di 2 pugili suonati, talmente suonati che, se come è probabile la Russia sfonda, non riuscirà a sfruttare fino in fondo lo sfondamento, perché non ha i mezzi e la mobilità
e soprattutto l'addestramento, visto che ormai non esistono quasi più i militari russi addestrati dei primissimi mesi e anni di guerra, per riuscire a sfruttare uno sfondamento vero e proprio. Ci saranno sfondamenti parziali, potrebbero arrivare a fine dell'anno anche ad assediare Kramatorsk, quindi la parte finale del Donbass, che è il loro ormai obiettivo minimo, anche se l'obiettivo era quello di prendersi quella volta tutta l'Ucraina, ma difficilmente possono andare oltre, non potrebbero fare cavalcate enormi come agli americani in Iraq, che in 10 giorni hanno fatto in 12 giorni più di 1000 chilometri di avanzata. Per i russi è impensabile. Questa è la situazione. Del resto a Putin conviene comunque uno scenario di scontro con l'Occidente, anche se diciamo è verbale, e di guerra congelata in Ucraina, perché lo smantellare, come parlava il Rusi, una prestigiosa rivista inglese, Royal United Service, eccetera, eccetera, Intelligence, lo smantellamento dell'economia di guerra costerebbe molto alla Russia. Teniamo presente che sì, il PIL della Russia in questo momento sta aumentando, anche se poco, pochissimo, ma incomincerà a calare, perché se noi spendiamo il 50% del budget dello Stato in difesa, prima o dopo verranno meno, a parte che si crea inflazione come abbiamo visto, ma verranno meno tutte le risorse per finanziare tutto il resto. Noi abbiamo visto la Germania, durante le guerre mondiali, nei primi anni, il PIL della Germania era aumentato considerevolmente. È proprio dal 43 o dalla fine del 16 che il PIL è crollato. Prima stava facendo esattamente come la Russia, proprio per le spese militari in più, ma non può durare all'infinito. Ma se smantella in maniera molto rapida questo, dopo tutti i disoccupati delle industrie belliche, tutti gli stipendi che sono altissimi nelle industrie belliche, ci sarà un contraccolpo enorme e non sarà aiutato da nessuno. Oltre a una generazione spazzata via. Che non oltre a 2 generazioni spazzate via, una ucraina e una russa. Siccome siamo già a 50 minuti, sai che vogliamo contenere un'ora normalmente la puntata, quindi vabbè, intanto grazie, perché il quadro è molto completo ed esaustivo, e probabilmente sarà anche interessante, magari con qualche sempre disponibile nostro amico analista, analizzare gli scenari possibili futuri di un post piano di trattato di pace, no? Sarà interessante capire come reagirà l'establishment russo al potere di Putin una volta finita la guerra. Sì, guardate che Putin, voi pensate che Putin sia un qualcosa di avulso o comunque di unico e così via. Non è così. Putin è il rappresentante di un establishment, è il rappresentante di quelli che una volta, o dei discendenti del KGB, è il frontman, c'è tutto un sistema di potere dietro, quindi non pensiamo che se cade Putin cade tutto il sistema di potere. Se Putin fallisce verrà fatto fuori, ma dallo stesso sistema di potere. E certo, infatti era proprio quello che era lì che volevo arrivare, ma ne parleremo più approfonditamente magari in qualche puntata successiva, e mi aggancio proprio a questa descrizione dell'oligarchia russa, perché credo possiamo tracciare un parallelo simile a quello che sta succedendo in Israele, e intendo nella figura di Netanyahu, no? E abbiamo già discusso nelle puntate scorse di come specularmente Hamas e Netanyahu abbiano bisogno di questo
contrasto e abbiano bisogno di prolungare il contrasto, e volevo appunto chiedere a te se un anno fa pensare alla possibile realizzazione di quel piano del grande Israele dal Giordano al Mediterraneo, che Netanyahu aveva sbandierato addirittura alle Nazioni Unite, se non mi sbaglio. Le ultime uscite, anche favorevoli da parte dell'amministrazione attuale americana, sembrano rendere, ovviamente con tutte le precauzioni del caso, con tutti i sei ma del caso, sembrano iniziare a rendere verosimile questo scenario che sembrava e rimane folle, ma sembra prendere in qualche modo a piede. Ecco, volevo la tua opinione appunto. Sì, neanch'io pensavo fosse possibile questo, assolutamente. Però adesso può essere possibile, verosimile. Non credo ancora molto probabile, ma sicuramente è possibile. Io spero che sia tutto un sistema di escalation for de-escalation, anche perché i paesi arabi sono piuttosto riluttanti a prendersi in prima persona certe responsabilità per appunto ricostruire Gaza, che è... Roberto, ti sento molto basso, non so se si è spostato il microfono. Non lo so, perché il microfono è quello... adesso si sente bene. Bene, meno male. Se no alzavo un po' più il volume del microfono. Sì, appunto c'è una certa ritrosia, soprattutto dell'Arabia Saudita, perché ovviamente è il paese più importante anche come PIL di tutto il Medio Oriente. Ricordiamoci che il secondo è Israele come PIL, più della Giordania e degli altri paesi nel Golfo, e per un pelo anche più dell'Egitto, parliamo di PIL, per dire l'importanza di Israele anche verso gli altri protagonisti della regione. Si voleva demandare la ricostruzione di Gaza proprio all'Arabia Saudita e un po' anche ovviamente all'Europa, con appunto una forza multinazionale composta. Ci saranno ad esempio anche a Gaza andranno anche i carabinieri italiani. Però c'è una ritrosia. Anche lì penso sia una questione di escalation for the escalation, un po' alla russa. Del resto Trump per certi versi ammira certe cose della Russia, purtroppo, per fortuna direi, purtroppo, vabbè. Cioè tentare appunto questo, la boutade di mandare i palestinesi in Egitto e in Giordania. Io penso che chi sa un po' di una storia nel Dipartimento della Difesa americano, più che nella segreteria di Stato e così via, qualcuno abbia detto a Trump che è un po' impossibile, perché i palestinesi nessuno li vuole, diciamo pure, perché detto in termini cinici e brutali, dove sono andati i palestinesi hanno fatto casino. Ricordiamoci Settembre Nero, ricordiamoci il fatto che stavano per destituire il padre dell'attuale re in Giordania, stavano appunto per fare un colpo di Stato, dopodiché furono cacciati in Giordania in una specie di una guerra civile e molti morirono. Non dimentichiamoci quello che ne fecero in Libano, la guerra civile poi che ne venne fuori. Noi ci ricordiamo l'orrore di Shabra e Shatila, fatto appunto, guarda caso, non dagli israeliani che semplicemente girarono la testa dall'altra parte, ma da arabi palestinesi. Sono morti, almeno fino a poco tempo fa, diciamo, con gli ultimi avvenimenti dopo il 7 ottobre, dalla seconda metà appunto di quegli avvenimenti in poi, forse no, ma fino a quel punto sono morti molto più palestinesi per mano degli stessi palestinesi o degli altri arabi
che per mano degli israeliani. Non dimentichiamo questo. Sì, fra l'altro senza voler dare nessunissimo assolutamente giudizio né umano né storico, perché tragedie e massacri sono tragedie e massacri da tutte le parti. Sabra e Shatila, ricordiamo, tragedia commessa, massacro commesso dai falangisti con l'avvallo, diciamo il non intervento israeliano, ma storicamente ormai è riconosciuto che è stato una risposta all'attentato in cui è morto Bashir. Quindi non è stato, chiaramente, ripeto e ribadisco, non c'è faziosità in quello che dico, è solo una ricostruzione storica, non voglio dare i buoni, il bello e il brutto, o il buono e il cattivo da una parte e dall'altra, che non c'è, anche perché è sempre la povera gente, come al solito, che ne va di mezzo, però rimane comunque una reazione. Guarda, ti dico una cosa, senza voler giustificare Israele per questo, perché è ingiustificabile in certi episodi, eccetera, assolutamente ingiustificabile. Secondo me il vero scandalo non è tanto Gaza, ma che lo è comunque, ma quello che sta succedendo in Cisgiordania. Però non dimentichiamo una cosa. Il paese dove c'è la più alta percentuale di condanne a morte, di pene capitali rispetto alla popolazione, non è la Cina. Lì in numeri assoluti siamo 1 miliardo e sono 1 miliardo e 400 milioni rotti, ma è l'Iran. Il secondo, anche se hanno solo 2 milioni e mezzo di abitanti, è Gaza, dove viveva un regime molto simile a quello iraniano. Ok, c'era un po' più di libertà, potevi avere sotto lo Shador, il fazzoletto, forse qualche cappello fuori posto, cosa che non è fattibile in Iran. Però tutto sommato il clima era quello. Io non voglio, per una questione anche di delicatezza e così via, nominare una mia amica, tu sai, invece te l'ho detto privatamente, ma ho sentito di cose devastanti fatte a Gaza, perché questa appunto come medico collaborava dentro Gaza, di palestinesi fatti su palestinesi, non da parte di israeliani, ma cose raccapriccianti, fatte anche su minori. Quindi come tutte le vicende umane, è una guerra di cattivi contro pessimi. Non di buoni contro cattivi. Come tutte le vicende umane, le cose sono infinitamente più complesse di due fazioni distinte, insomma. È ovvio questo. Però, lo sottolineiamo, ma insomma credo sia evidente. Ma lì si ricollega comunque a questa a questa terza guerra mondiale. Non credete che gli Houthi, ad esempio, andiamo a lì che siamo in chiusura per vedere la terza fase, poi su Taiwan non abbiamo tempo, parleremo magari nelle prossime volte, ma voi credete che veramente gli Houthi facciano tutto questo per Gaza o contro Israele? La posta in gioco è ben altra, il controllo degli stretti, il controllo dell'economia, cioè si fanno pagare per non bombardare le navi, altro che solidarietà versus Gaza e così via. E qualunque altra nazione, potentato anche economico, potrebbe, se non reagiamo in maniera efficace, usare quest'arma per danneggiare selettivamente l'economia mondiale. Anche questo è una quasi guerra ibrida, perché è guerreggiata, i missili si lanciano, è terza guerra mondiale, come appunto il danneggiamento dei cavi a fibre ottiche piuttosto delle pipeline, chiunque le faccia. Ed è tutto collegato alla fine. Guardate il collegamento. Voi pensate che non sia terza guerra mondiale. I coreani, i nordcoreani ovviamente, per la prima volta sono venuti in Europa, alla faccia che poi Putin non ha bisogno di uomini, a combattere
in Europa, come se fossero adesso i mongoli nel 1200 a arrivare. In più, i sudcoreani, tramite gli Stati Uniti, per vie praticamente come triangolazione, stavano rifornendo di proiettili da 155 mm gli ucraini. Cosa hanno fatto i nordcoreani? Hanno incominciato a bombardare le isole semi-disabitate della Corea del Sud per far cessare questo invio di granate sudcoreane da 155 mm che venivano poi smistate dagli Stati Uniti e che potevano andare nella testa degli stessi nordcoreani in Ucraina. Se non è terza guerra mondiale questa, scusate, cos'è? Sì, argomenti ce ne sarebbero un sacco, avremo da trattare Taiwan, Israele, al giorno d'oggi proprio. Il Congo, M23, e il fatto che i russi stanno abbandonando Tartus ma stanno andando a Tobruk e all'interno. Contemporaneamente i turchi stanno tentando di fare una base in Chad per controllare o per stare alla pari con i contraltari russi in Libia. Noi rimaniamo in Niger, ma gli altri occidentali sono stati sbattuti fuori dalla Niger. E chi ci arriva? Ci arriva, guarda caso, gli ex musicisti della ex Wagner o comunque in russi stessi. Se ne vedete, la Russia ha creato tutta una specie di barriera e il Chad è l'ultimo pezzo di questa barriera per separare in due l'Africa. Tutti i paesi del Sahel, se ne vedete Niger, Mali, Sudan e così via, in una maniera o nell'altra in questo momento sono controllati dai russi. Sì, infatti una delle domande verteva proprio, che volevo farti, verteva proprio sul Sahel, ma fortunatamente abbiamo messo Benvenuti alla Terza Guerra Mondiale parte 1, quindi ci teniamo la parte 2 per sviscerare altri argomenti. Purtroppo il nostro buon proposito 2025 da parte della redazione di Jeddah era di mantenere le puntate sotto l'ora, l'abbiamo mangiato subito. E niente, allora io ti saluto. Sono stato anch'io un po' troppo prosaico, ecco, un po' troppo. D'altra parte, no? Si fa anche fatica a sintetizzare di più di quello che è stato fatto questa sera. E io ti ringrazio perché comunque il quadro, per quello che siamo riusciti a trattare, gli argomenti che siamo riusciti a trattare, è ben chiaro, e mi auguro che lo sia stato anche per i nostri amici spettatori. Io ti ringrazio, credo ci vedremo già mercoledì prossimo, giovedì prossimo. Sì, giovedì prossimo, o mercoledì o giovedì prossimo con appunto Marco Di Lido, che è il direttore del Centro Studi Internazionali. Proseguiremo il discorso con persone anche più qualificate, insomma, ecco. È sempre disponibilissimo Marco. Va bene, allora io ti saluto, grazie, saluto tutti quanti e niente, ci vediamo allora o mercoledì o probabilmente giovedì prossimo. Probabilmente giovedì. Buona serata, grazie.